Ciao amici di X2 Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e questo è un piccolo vlog fuori programma riguardante il Fimi X8S. Mi ero ripromesso di non pubblicare più video riguardanti questo drone fino a quando non ci fossero stati degli aggiornamenti ufficiali da parte di Fimi, ma alcune cose successe negli ultimi giorni mi vedono costretto a pubblicare questo video e spiegarvi cosa sta succedendo. E da dove iniziamo, ragazzi? Dai firmware che farebbero precipitare questo drone? Dal cavetto fuori posto che lo farebbe precipitare? Dai bracci non perfettamente sigillati che lo farebbero precipitare? Beh, sembra che ogni giorno esca fuori una nuova motivazione che spinga questo drone al suicidio. Poveretto, ma qual è la verità? La verità è che, come ha confermato la Fimi stessa, c'è davvero tanto allarmismo nelle ultime settimane qui su YouTube. Lo stesso allarmismo che ci fu un anno fa per il fratello maggiore, lo Xiaomi Mi Drone 4K. Ragazzi, il motivo di questo allarmismo io non so dirvelo. Iniziamo dicendo che il fatto che quasi ogni giorno esca fuori un nuovo motivo che spinga questo drone a cadere all'improvviso fa capire bene che, ragazzi, non c'è nulla di concreto sotto, perché se ci fosse un vero problema hardware tutti i droni cadrebbero, invece sono davvero pochi e ora cerchiamo di dare una motivazione a quello che sta succedendo. Diciamo che prodotti elettronici possono avere sempre problemi. Che sia un Mavic 2, un drone professionale, anche droni della polizia precipitano senza motivo e se ne leggono spesso di queste notizie in rete. Quindi nulla vieta a un Fimi X8S, un drone relativamente economico, di cadere senza motivo. Quindi c'è sempre un possibile problema elettronico dietro alcuni rari, sporadici casi di crash improvviso, ok? Poi ovviamente ci sono anche altre cause, come magari il fatto di volare in zone cariche di interferenze che possono essere centri urbani, oppure in momenti con indice KP. Se non sapete cos'è, andate a vedere la mia videoguida di un anno fa circa. KP molto alto. Altre cause, magari c'è gente che spinge il drone a chilometri di distanza. L'altro giorno sul mio gruppo Facebook un ragazzo aveva spinto il suo drone a 1500 metri di distanza, era caduto, era precipitato senza motivo e probabilmente il motivo è stato dovuto al fatto che a quella distanza non si riesce a vedere il drone e qualcosa può averlo colpito, un uccello, un volatile, un colpo di vento, insomma. Ci sono davvero tanti motivi che possono spingere un drone a cadere improvvisamente. Non significa per forza di cose che sia un problema del drone stesso. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Quindi io, fino a quando non c'è un'ufficialità che mi dica guarda, il problema è quello, io evito di dirvi di creare allarmismo. C'è stata gente che ha detto su YouTube che il problema era riguardante un cavetto fuori posto e ovviamente questo cosa comporta? Che tanta gente avrà aperto il suo drone, magari chi non ha esperienza nell'aprirlo lo avrà aperto creando altri problemi anche peggiori del cavetto fuori posto, che da quanto ho visto non è presente in praticamente nessun drone, almeno da quello che ho potuto leggere. E inoltre, se si aprono questi droni si va ad invalidare la garanzia e questa è una cosa molto importante da dire quando si consiglia di fare determinate cose. Questo è un consiglio che do. Inoltre ci sono state alcune persone, ovviamente non facciamo nomi per non dare pubblicità, che mi hanno dato del venditore, del venduto, perché non ho parlato di questi presunti problemi del Fimi X8S, ma sinceramente queste stesse persone sono le stesse che pubblicano nei loro video link d'acquisto, quindi che mi debbano fare la predica delle persone di questo tipo che usano anche termini molto offensivi. Io non mi abbasso a rispondere a queste persone. Io mi baso su quello che ho modo di provare. Il mio drone è qui, lo uso quasi ogni giorno, a parte in queste giornate molto nuvolose, e come vedete è perfettamente sano. E non solo il mio, ragazzi, ma anche nel mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia siamo oltre 200 ad avere questo drone e sapete quanti ne sono caduti senza motivo? 0. Esatto, ragazzi. Quindi ovviamente ci può essere qualche caso sporadico, ma davvero al momento non vedo tutto questo allarmismo
motivato, cioè non vedo da cosa scaturisca. Che altro dire, ragazzi? Io posso darvi un consiglio importante: quando comprate un nuovo drone, qualunque esso sia, vi consiglio sempre di provarlo in campo aperto, lontano da altre persone, lo lasciate in volo per 5-6 minuti, gli fate fare qualche giro di prova per capire com'è il suo comportamento, ok? Questa è una cosa molto importante da fare con qualsiasi nuovo drone, che sia un Syma o che sia un DJI. Un'altra cosa molto importante, ragazzi: è venuta fuori nelle ultime ore una notizia di Fimi che ha confermato problemi e si è linkato un video della Fimi stessa in cui viene semplicemente detto da Fimi di controllare il drone con normali procedure pre-volo, che sono controllare che i bracci siano correttamente aperti, che le eliche siano correttamente agganciate, che la batteria sia correttamente installata e altre cose così. Insomma, ragazzi, cose che dovrebbero essere fatte di norma con ogni drone, ma che a volte sono causa di incidenti perché non vengono fatte nel modo opportuno. Io questo video ve lo linkai già un mese fa, quando uscì sul canale ufficiale Fimi, nel mio gruppo Facebook, e ora ve lo rilinko qui sotto in descrizione perché magari può esservi d'aiuto. E ragazzi, cosa dire? Non c'è molto altro da dire in realtà. Se dovesse arrivare una conferma di Fimi che ci sono davvero problemi, io sarò il primo a dirvelo. Ma che qualcuno mi dia del venditore e del venduto, quando io mi preoccupo sempre di portarvi qui sul canale dei prodotti che io reputo affidabili mettendoci la faccia, questo davvero no. E ovviamente se qualcuno, cioè ragazzi, è una cosa davvero assurda. Lo vedete bene nelle mie foto di Instagram, ci sono tanti droni che mi sono arrivati, tanti droni che io ho trovato inaffidabili, non ve li ho mai recensiti sul canale perché non volevo farvi buttare dei soldi. E questa è la mia politica: vi recensisco poche cose, ma poche cose che secondo me sono affidabili. Poi se magari sbaglio sarò il primo a fare mea culpa e dirvelo in un video. E sta finendo anche la batteria, fantastico. Ma per il Fimi X8 SE, lo ripeto, come per lo Xiaomi Mi Drone 4K, al momento lo considero uno dei droni più affidabili in commercio. Quindi va bene controllarlo prima di ogni volo, va bene sincerarsi che sia tutto ok, ma queste sono cose che vanno fatte con qualsiasi drone, anzi con qualsiasi apparecchio elettronico. E direi che non c'è nient'altro da dire. Se ci fossero aggiornamenti importanti sarò il primo a comunicarvelo, o qui su YouTube o su Facebook con un post dedicato, ma per ora questo è tutto, ragazzi. Mi raccomando, se volete iscrivervi al mio gruppo Facebook trovate il link qui sotto in descrizione video, trovate anche il link per entrare nel canale Telegram, canale Instagram, eccetera eccetera. Ripeto, che mi venga fatta la predica dalle stesse persone che nei loro video pubblicano link d'acquisto, no, questo ragazzi, questo davvero è una cosa esagerata. Che poi queste persone siano anche molto offensive, nonostante la loro età, se ne escano con insulti anche molto pesanti, trovo che sia una cosa davvero molto molto triste. Il dialogo è molto importante, però con alcune persone è innegabile che è quasi impossibile parlare perché bisognerebbe scendere davvero al loro livello. Nulla, quindi state tranquilli, ragazzi, volate in sicurezza. Se vi interessa, nei prossimi giorni, quando il tempo sarà migliore, perché oggi è molto nuvoloso, vi porterò dei video su come volare in sicurezza con qualsiasi drone. Fatemi sapere se l'idea vi piace. E questo è tutto. Purtroppo oggi avrei dovuto recensirvi questo nuovo drone molto carino e simpatico, però credo che purtroppo non faccio più in tempo perché ho perso tempo con questa cosa. Questo è tutto, ragazzi, alla prossima. Se volete tanti bei like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Le offese le lasciamo ad altre persone. Questo è tutto, alla prossima, ciao amici.